La puntata è offerta da Versilia Supply Service. Benvenuti ad una nuova puntata di Enjoy Side. Mi trovo all'Hotel Palace di Viareggio, storica location 4 stelle che si affaccia sul lungomare della località versiliana. Ed è proprio da Viareggio che inizia la nostra puntata, con un servizio dedicato a Versilia Supply Service, un'azienda specializzata nella fornitura di servizi per yacht. A Viareggio, nel cuore della cantieristica italiana, oggi ho il piacere di andare a conoscere più da vicino la VSS, Versilia Supply Service, un'azienda nata nel 1989, un'azienda che si occupa di fornire servizi a 360 gradi al mondo dei mega e super yacht. Ne parlo con grande piacere con Stefano Tomei, che è seconda generazione di questa azienda, e Stefano, partirei subito da un concetto chiave che mi sembra che per voi è davvero molto importante: il valore della tradizione, quindi del legame familiare, che è sicuramente legato anche a quanto voi date importanza al valore delle persone, cioè quindi a tutto lo staff che lavora con voi. Corretto, grazie, buongiorno a tutti. Papà nel 1989 ha iniziato questa avventura in Versilia Supply Service, uno dei primi, se non il primo in assoluto, a credere e a voler investire in questo settore. Io e Daniele, mio fratello, abbiamo iniziato con papà ad investire di più all'interno delle aziende negli ultimi 10 anni, e come papà ha sempre dimostrato, per lui questa è una famiglia, perché dice sempre che passiamo più tempo al lavoro che a casa, quindi al lavoro dobbiamo stare bene. Certo, ci sono certe situazioni che riguardano comandanti che vanno molto sotto pressione perché gli armatori sono sempre più esigenti, quindi hanno sempre bisogno di professionisti che li seguono, non solo persone che li trovano un prodotto, ma anche consulenti. Abbiamo diviso in primis 2 macro settori, new build e operational, così sia dalla costruzione al refit e la messa in mare dello yacht possiamo seguirlo. All'interno abbiamo creato 4 reparti. Abbiamo creato il reparto deck e watersport, che si occupa di tutto il materiale consumabile, il materiale per la pulizia, i giochi d'acqua che ora naturalmente vanno di moda. Poi abbiamo creato il reparto engine, quindi tutto quello che riguarda parte di ricambio. Poi abbiamo creato il reparto shop e shipyard e safety, che riguarda sia i cantieri per tutto il materiale di approvvigionamento sia della new build che del refit, ma anche i negozi. I clienti hanno bisogno di trovare anche un prodotto sul posto dove sono. Considerando anche Versilia Provision. Il Provision ha una particolarità, la gestione della catena del freddo e delle urgenze che hanno i clienti dei nostri clienti. 5 persone dedicate ai viveri, quindi tutto quello che riguarda il food, fresco, scatolame, qualsiasi cosa. Poi abbiamo il reparto interior, che si cura sia dell'allestimento, del materiale di pulizia, dell'approvvigionamento, tutto quello che riguarda la stewardess. Un altro reparto abbiamo il reparto wine e spirit, e abbiamo infatti anche un magazzino molto importante dei vini per tutte quelle necessità urgenti e non. Con questi reparti noi riusciamo a coprire qualsiasi tipo di esigenza che uno yacht necessita. Il legame che voi avete con l'Associazione dei Comandanti Italia Yacht Masters, quanto è importante per la vostra azienda essere presenti in questo contesto? Con questa associazione abbiamo visto che è tornata quell'idea che papà mi ha sempre detto di un'associazione che crei un sistema valoriale all'interno dell'Italia. Noi siamo orgogliosi di farne parte, ci sono moltissimi clienti e amici, però quello che a noi conta è creare un sistema che vinca il sistema Italia, e soprattutto i comandanti sanno dove appoggiarsi per le varie necessità, perché anche se fra noi aziende che siamo all'interno riusciamo a fare squadra, sicuramente manteniamo alto l'onore dell'Italia e l'onore dell'Italia Yacht Master. A proposito di Italia Yacht Masters, andiamo a sentire la testimonianza del vicepresidente, il comandante Maurizio Capitani, che abbiamo incontrato all'Argentario, che ha ribadito l'importanza del legame con gli sponsor per l'associazione. Io ci vedo un progetto dal quale poi nasce un rapporto con lo sponsor e si cammina fianco a fianco nel tempo.
nel tempo, costruendo qualcosa di solido, di ben delineato, sia a livello di assistenza, di tempi di delivery, tempi di consegna. Con la famiglia Tomei ormai c'è non più un rapporto di lavoro, ma un rapporto di amicizia, lavoro, scambio di idee, di opinioni, di pensieri. Sono loro cliente dal 96, quando entrai nel mondo dei mega yacht, quando iniziai a comandare sul Tanit, un Benetti poppa tonda di 40 metri, e lì si è instaurato questo rapporto che ormai sono 30 anni che va avanti. Quindi insomma, ottimizzazione del tempo, ottimo rapporto qualità-prezzo e anche risolvere delle problematiche a distanza, che è una cosa che non è assolutamente scontata. Chiuderei tutto in un sostantivo: affidabilità. E loro ne hanno, veramente. Con Daniele Tomei, CFO dell'azienda, approfondirei tutta la parte dedicata alla logistica e anche a questa rete che avete creato proprio per ottimizzare il lavoro nell'ambito del vostro mercato. Sì, abbiamo creato nel tempo 2 filiali estere, sono locate quella francese a Antibes, mentre quella spagnola proprio nel centro dell'aeronautica di Palma. Ci hanno permesso di coprire tutto il bacino del Mediterraneo. Noi abbiamo un sistema tramite il nostro software che ci garantisce il controllo della qualità dell'arrivo della merce. La logistica si occupa di organizzare la consegna o con i nostri mezzi. Noi copriamo dalla Francia, tutta l'Italia e tutta la Grecia, altrimenti ci avvaliamo di ogni corriere sia internazionale, europeo che nazionale per coprire sia l'Europa che il mondo intero. A proposito di partnership tra aziende e mondo della nautica, vediamo il servizio dedicato allo Sponsor Day 2026 organizzato dall'associazione Italia Yacht Masters. Edizione 2026 dello Sponsor Day di Italia Yacht Masters, un momento davvero importante per rafforzare le connessioni tra i comandanti e gli sponsor. Sembra una cosa davvero molto importante. Sì, diciamo che come vedi e voi anche che ci seguite da anni e vedete l'evoluzione che stiamo facendo, cerchiamo sempre di concentrare le nostre forze nel migliorarsi costantemente, il dialogo con gli sponsor, il dialogo con gli armatori, il dialogo con le grandi agenzie del mercato. Perché fondamentalmente le connessioni sono queste, far vedere a loro che noi ci continuiamo a evolvere, ad aggiornarci e siamo sempre sul pezzo. Per quanto riguarda gli sponsor, abbiamo sponsor che vengono dall'estero, per cui questo è fondamentale secondo me. Un elemento che si è rilevato in modo forte, soprattutto in questa edizione, è anche quanto sia importante e utile creare la connessione anche tra gli stessi sponsor. Possono dar vita a delle idee, a delle nuove iniziative, creare anche questa possibilità. Sì, vedi, ci abbiamo messo un attimo di tempo a far capire che lo sponsor non è solamente in quel momento che cerca di vendere al comandante o di farsi conoscere al comandante, ma adesso si sono create queste sinergie tra di loro. Hanno dei prodotti diversi che possono servire l'uno all'altro, per cui questo è stato bello perché si crea un altro network anche per loro all'interno dell'associazione. È un grande lavoro che continuiamo a fare e siamo orgogliosi ad oggi di dove siamo arrivati. Sono insieme a Marco Nocenti. Mi sembra importante raccontare un traguardo che credo Italia Yacht Masters sia riuscita a raggiungere, quello di far capire agli sponsor che questo momento, questi momenti di incontro, questi sponsor day che voi ogni anno organizzate, sono un'occasione importante non solo per mettere in connessione lo sponsor con il gruppo dei comandanti, ma anche per mettere in connessione gli sponsor tra di loro. Sì, questo è stato il mio sogno principale da sempre, da quando faccio parte del direttivo e da quando mi occupo degli sponsor in genere. Essere riuscito a portare in associazione sponsor importanti credo che mi abbia aiutato poi a far comprendere l'importanza tra
tra gli sponsor stessi, la loro collaborazione, il fatto di scambiarsi informazioni business e aiutare i comandanti anche a crescere nella cultura e nel mercato, che è cosa più importante oggi, no? Direi che la parola d'ordine potremmo dire che è la connessione, e questa parola tu la riporti anche in un'altra direzione, credo. Sì, è giusto. La cosa più importante è confrontarci, ecco, confrontarci con altre nazionalità, altre associazioni di comandanti dalla Turchia, dalla Grecia, Croazia, Francia, inglesi. Non possiamo rimanere legati al nostro territorio, alla nostra cultura, che è importante, ma riuscire a confrontarci con le altre culture, le altre qualità, le altre consapevolezze, conoscenze, credo che sia intelligente, no? Siamo tutti professionisti e ognuno di noi ha ovviamente la sua, diciamo, fetta di mercato, ognuno di noi ha diverse visibilità, capacità, conoscenze, e ognuno di noi ha certamente la giusta collocazione in un giusto imbarco, con un giusto armatore, proprio cucito sulla personalità di ognuno di noi. Quindi credo che l'arricchimento culturale porti anche a uno sviluppo professionale più tecnicamente avanzato, soprattutto perché gli armatori cambiano, stanno cambiando la mentalità, sono di diversa estrazione sociale, sono di diverse ricchezze, ma soprattutto sono sempre più giovani. E ovviamente io ho capelli bianchi, ho ancora poco da dire o tanto, ma insomma lo dirà il futuro, però riuscire a passare il testimone ai giovani, che siano italiani e non, con una cultura arricchita, credo che sia la cosa più importante oggi. L'ultimo servizio è dedicato al Salone Nautico di Venezia, la kermesse che si svolge nella storica location dell'Arsenale. Siamo in un contesto meraviglioso, ci troviamo qui all'Arsenale, al Salone Nautico di Venezia, la 7ª edizione, ma diciamo che abbiamo un po' nel nostro mood anche un territorio italiano molto bello che è il Franciacorta. Tu Michele sei qui oggi perché con la tua azienda Montina, collocata appunto nel Franciacorta, hai deciso di entrare nell'onda della nautica italiana e sicuramente non potevi fare una scelta migliore che quella di legarti a Sessa Marina. Intanto grazie Barbara. Ma che dire, poi quando si incontrano due eccellenze, che è la Franciacorta e Sessa Marine, diventa facile il connubio. Franciacorta è un po' il fiore all'occhiello della spumantistica italiana, il primo di OCG, la disciplinare più restrittiva, e quindi abbiamo trovato in Sessa quello che è un po' il Franciacorta, quindi la ricerca dell'eccellenza, e siamo in un contesto, come dicevi tu, fantastico. Un'azienda di prestigio come Sessa Marine non poteva mancare al Salone Nautico di Venezia, questa 7ª edizione. Francesco, tu come persona che si occupa in modo diretto del commerciale sia in Italia che in Spagna, sicuramente ci puoi dire perché la scelta di essere a Venezia è importante per un'azienda come la vostra? Per noi Venezia è molto importante anche per il territorio. Il Triveneto in sé si vendono molte barche Sessa, quindi questa scelta di non passare neanche dal concessionario ma farci vedere direttamente come Sessa per noi è molto importante. Siamo sul brand Key Largo. Key Largo esiste dal 1992, abbiamo prodotto 8.000 barche di linea Key Largo e adesso noi la stiamo rinfrescando per dare un nuovo prodotto ai nuovi armatori che verranno. Quindi la nostra idea è presentare al Salone di Genova questo nuovo Key Largo 25 che è alla portata di tutti, per poi crescere e ritornare con tutti gli armatori nuovi e farli crescere nella nautica. Senti, la filosofia di Sessa Marine, soprattutto in questa imbarcazione sulla Key Largo, ora ci troviamo sul 40, mi pare di poter dire che sia un concetto di grande vivibilità del mare, di grande proprio immersione nel contesto marino, e questo è importante anche per il discorso che dicevi tu di legarci di più, ancora di più al territorio. Esatto, noi ci dobbiamo legare al territorio, dobbiamo far vedere e apprezzare quello che abbiamo, specialmente in Italia, perché vendiamo anche in Italia molte barche, e far vedere queste aperture di questi Key Largo e vedere il territorio dall'altra parte, cioè dal mare, vedendo la penisola, è qualcosa di affascinante.
Assolutamente, importante anche per questo la motorizzazione che voi scegliete su queste imbarcazioni, diciamo che proponete lasciando anche un po' di libertà poi eventualmente al dealer e all'acquirente. Diciamo che noi come partner principale abbiamo la Yamaha, che è diciamo leader mondiale per le imbarcazioni fuori bordo. Abbiamo delle altre parti, Garmin, che anche lei è affiliata con Yamaha, quindi diamo un prodotto di alta qualità. Key Largo vuole seguire l'alta qualità anche con questi partner principali. Parliamo appunto di convivio, di momento di divertimento a bordo, ed è stato molto bello questo momento di condivisione con Montina, questa azienda della Franciacorta. Quindi parliamo di bollicine che insomma secondo me sono un po' l'espressione, no? Del divertimento, del sapore estivo e quindi del mare. Anche questo, noi siamo in un territorio, praticamente siamo nella zona Bergamo-Brescia, Brescia nella Franciacorta. Per far capire il nostro territorio abbiamo anche questa partnership con questa famosissima cantina che è la Montina, e questo viene a far vedere al mondo anche il prodotto del nostro territorio. Con Alberto Montarulli dell'azienda Spartivento parliamo di esperienza luxury e su questo binomio tra il mondo sailing e quello del lusso. Voi state spingendo molto su un'esperienza molto di nicchia, che però vuole in qualche modo raccontare non solo la bellezza e la comodità delle imbarcazioni, ma anche il contesto attraverso il quale si muovono. Partecipiamo come espositori per presentare, diciamo, quello che poi è il cuore pulsante di Spartivento, cioè il noleggio di imbarcazioni. Con Barbara abbiamo parlato appunto del progetto Sailax. Sailax negli ultimi anni è diventata sempre di più una realtà importante nel noleggio di lusso di grosse unità. Parliamo di catamarani, il Lagoon 55, il Lagoon 60, il Lagoon 65, insomma imbarcazioni che ci consentono di poterci divertire e far divertire con delle experience a bordo veramente particolari e interessanti nei mari più belli d'Italia. Parliamo delle Isole Eolie, parliamo della magnifica Capri, parliamo del nord della Sardegna, insomma posti meravigliosi dove noi possiamo portare i nostri clienti con formule di noleggio che fanno vivere davvero il lifestyle, esperienze che restano davvero nel cuore, esperienze vissute con equipaggi di professionisti, comandanti, chef di bordo. Tra l'altro chef di bordo che hanno partecipato e sono quindi Gambero Rosso e che possono dare vita, diciamo, a una settimana magnifica non solo per la bellezza di navigare su questi catamarani, ma anche nel buon vino, del buon mangiare e di appunto il massimo del relax in quella settimana, insomma, che noi possiamo proporre. Sono con Andrea Ferro, sales manager di Abiot e Maiora. Siamo a bordo della B80 che quest'anno fa grande compagnia al 100, che era presente l'anno scorso all'edizione precedente del Salone Nautico di Venezia. Andrea, quanto è importante per voi essere qui in questo evento molto prestigioso, e siamo molto curiosi di che tu ci racconti le caratteristiche peculiari di questa bellissima imbarcazione. Siamo molto contenti di essere qui, motivo per cui quest'anno abbiamo raddoppiato. L'anno scorso una barca, quest'anno due, è una cornice unica ed è poi una parte d'Italia che rappresenta un buon bacino di utenza per noi, soprattutto poi anche la vicinanza a paesi come la Croazia, la Slovenia, che sono mercati storicamente importanti per i nostri marchi e che hanno ottime prospettive di crescita. Le caratteristiche dell'80, diciamo, hanno molto in comune chiaramente con il 100. È un'imbarcazione estremamente elegante, attenta ai dettagli, parlo anche come donna, un design molto, molto raffinato, ma anche le prestazioni tecniche sono notevoli, direi. Questa è una barca con una velocità massima di oltre 50 nodi, una crociera sui 44 ed è, come tutti gli AB, trimotori, propulsione idrogetti, che è il nostro marchio di fabbrica. Abbiamo iniziato nel 92 introducendo questa tecnologia dal mondo militare e non abbiamo mai smesso, abbiamo affinato sempre di più questa tecnologia, ma mi preme dire che
questa è una barca di lusso, una barca che fa del comfort che è superiore anche a quello di tante navette, perché è un sistema che fa pochissimo rumore, pochissima vibrazione, si percepisce il movimento, molto meno la velocità. È una barca comoda, il vero plus è la navigazione. Quali sono i vostri programmi futuri in termini proprio di esposizione da qui a fine 2026? Saremo presenti ai saloni principali Cannes e Monaco e sicuramente andremo a Fort Lauderdale, dove porteremo il primo 130 destinato al mercato statunitense, mentre il primo europeo già sta navigando da un anno, facendo incetta di cuori nei vari porti. Grazie di essere stati con noi. Seguiteci sui nostri social e arrivederci alla prossima puntata. La puntata è stata offerta da Versilia Supply Service.